Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam. Ad oggi il 2 marzo questa è la bicicletta elettrica pedalata assistita a basso costo che offre di più nel 2021. Questa bicicletta mi ricorda tantissimo la CMS F16 Plus, che è la bicicletta più venduta del 2019, che potete andare a vedere qua, si vende ancora ed è una delle meno costose che ci sono nel mercato. E perché mi ricorda la CMS F16 Plus? Perché esattamente come la CMS questa bicicletta attualmente, per quello che offre e quello che costa, è veramente imbattibile. Infatti abbiamo un motore da 350 watt di assorbimento supportato da una batteria da 48,1 volt 10,4 ampere estraibile, ricaricabile sia a parte ma anche all'interno della bicicletta. E adesso che la chiudo sentite perché questa bicicletta ha l'allarme. Abbiamo un cambio a 7 rapporti dello Shimano con 7 pignoni dietro e una corona davanti. La forcella davanti è biammortizzata, dietro non abbiamo nessun ammortizzatore, ma abbiamo in compenso un sellino davvero molto comodo con 3 ammortizzatori, 2 qui sotto e un terzo ammortizzatore all'interno del tubo che è pure regolabile. Non solo, il sellino è di altezza regolabile, questa è l'altezza massima che possiamo estrarlo, che è veramente tanto, e anche il manubrio è di altezza regolabile. Il sellino è molto comodo, devo dire, anche se la bicicletta non è ammortizzata, ma il doppio ammortizzatore sotto il sellino e l'ammortizzatore all'interno dello stelo del sellino fanno tantissimo. Comunque questa tipologia di sellino è fantastica, ne ho parlato tanto in altri video. La Lautier PX5, nonostante tutti gli accessori, gli ammortizzatori, il peso della batteria e del motore, pesa solamente 24 kg e supporta un carico fino a 150 kg. Ed è vero che questa bicicletta costa leggermente di più rispetto alla CMS F16 Plus, però questa bicicletta offre molto di più perché abbiamo le ruote da 20 pollici al posto di 14 pollici, il che offre una stabilità maggiore, i cerchi in lega di magnesio. Abbiamo anche un portacellulare con una porta di ricarica USB integrata. Con la bicicletta arrivano 4 chiavi e 2 telecomandi. 2 chiavi servono ad attivare e disattivare la batteria e bloccarla all'interno della bicicletta, e altri 2 che servono per accendere e spegnere la bicicletta. E perché abbiamo i 2 telecomandi? Perché questa bicicletta, oltre alla chiave, si può anche accendere e spegnere con il telecomando. Non solo, si può anche attivare e disattivare l'allarme. L'allarme non è solamente acustico, che si attiva una volta che muoviamo la bicicletta, ma una volta che si attiva si blocca anche la ruota. Infatti adesso se cerco di muovere la bicicletta non si riesce a muovere, vedete che frena sia in avanti che indietro, non si riesce a rubare praticamente. Per accendere la bicicletta bisogna premere 2 volte consecutive il bottone con il lampo sopra, invece per spegnerla o spegnere l'allarme bisogna cliccare questo bottone con il lucchetto aperto. Per attivare l'allarme si clicca questo bottone con il lucchetto chiuso, e quest'altro invece per provare l'allarme. La bicicletta è pieghevole, è molto facile da aprire, chiudere e trasportare, iniziando dai pedali che anche loro sono pieghevoli. Per aprirla e chiuderla bisogna togliere la sicura, aprire questa levetta e tenere la bicicletta dal manico e poi fare così. Una volta fatto possiamo anche piegare il manubrio, che si piega dall'altra parte, quindi lascia libera
la bicicletta per essere eventualmente trascinata. La Lautier PX5 funziona sia a pedalata assistita tramite il sensore di velocità di pedalata o direttamente tramite l'acceleratore. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore seguito dal display multifunzione e seguito dal cambio, che purtroppo è in una posizione scomoda perché per riuscire a cambiare bisogna allungare un pochino la mano, quindi scavalcare il display multifunzione per riuscire a cambiare. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo il bottone per accendere e spegnere la luce anteriore, che è una luce a LED, e invece dietro abbiamo solamente un catarifrangente, e sotto abbiamo il bottone del clacson che è veramente alto. I freni sono veramente ottimi, sono freni a disco meccanici, non idraulici, ma comunque sono ottimi. A differenza delle altre biciclette a sensore di velocità di pedalata che abbiamo visto sul canale, la Lautier PX5 ha solamente un livello di pedalata assistita. E come funziona? Si inizia a pedalare ed è lento ad entrare in azione. Questa velocità o il numero di pedalate prima di iniziare l'assistenza tramite il motore si può regolare tramite il menu segreto del display multifunzione, del quale vi lascio il manuale di istruzioni su sindromedashopping.com. Ecco, per entrare nel menu segreto basta tenere premuto il bottone M e accendere la bicicletta, e a questo punto compaiono tutti i parametri, di cui anche la rapidità con la quale inizia l'assistenza. Una volta che ha iniziato l'assistenza continua ad accelerare molto lentamente fino ad arrivare alla velocità massima. La velocità massima di questa bicicletta, sia a pedalata assistita ma anche tramite l'acceleratore, è di 25 km all'ora, arriva bloccata dalla fabbrica. Adesso accelero al massimo, vi faccio vedere la velocità massima a vuoto che viene raggiunta con le impostazioni di fabbrica, di 25 km all'ora. Per sbloccarla alla velocità massima basta spegnere la bicicletta, tenere premuta la leva del freno senza l'acceleratore, accendere la bicicletta, aspettare qualche secondo, e adesso vedete che inizia ad accelerare, arriva fino a 40 km all'ora. Adesso la batteria non è carica proprio al massimo. Per ribloccarla un'altra volta, eventualmente se dovesse servire, bisogna spegnere la bicicletta. Questa volta premiamo la leva del freno e anche l'acceleratore al massimo e accendiamo la bicicletta. Aspettiamo qualche secondo. Una volta fatto, vedete che adesso si è ribloccata un'altra volta a 25 km all'ora. Ok, vediamo la velocità massima della Lautier PX1 senza pedalata, con l'acceleratore solamente. Siamo a 33 km all'ora. Certamente questa cosa dell'avere solamente un livello di assistenza, pur essendo anche graduale, è un contro di questa bicicletta, anche se ci si può fare l'abitudine. Comunque, avendo l'acceleratore che ci permette di controllare più finemente quando la bicicletta dovrà assisterci di più o di meno, compensa questa mancanza. Ok, adesso proviamo la solita salita senza pedalare, solamente con l'acceleratore. Vediamo come se la cava questa bicicletta da 48 volt 10 ampere. Direi che fino a qui se la cava benissimo, se non mi stira qualcuno sotto una macchina. Non sto pedalando, in questo momento siamo a 20 km all'ora, 19 km all'ora, 18 km all'ora, quindi abbiamo un minimo di 18 km all'ora solamente con l'acceleratore, che è un buon risultato, assolutamente un buon risultato, specialmente per il mio peso che è aumentato sfortunatamente. Ok, adesso sto pedalando piano, la bicicletta continua ad accelerare e arriva alla sua velocità massima di 28 km all'ora, nonostante che io sia rallentato, quindi qui non abbiamo un controllo molto preciso della pedalata assistita, perché continua ad accelerare pian piano, non subito, non raggiunge subito la velocità massima, ma comunque non riusciamo a regolare la velocità con la pedalata. Avrei voluto sicuramente avere almeno 3 livelli di assistenza, ma comunque devo dire che questa bicicletta mi piace davvero tanto, mi piace per la sua utilità, mi piace anche per il fatto che arriva già con
il portapacchi montato dove possiamo mettere per esempio un sellino per bambini. Infatti, se state cercando una bicicletta da città per andare a fare le commissioni o anche andare in giro a passeggio in 2 o anche in 4 con i bambini, questa bicicletta è perfetta per questo. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questa utilissima bicicletta elettrica e a pedalata assistita nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua o andare direttamente su sindromedashopping.com. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!